Adesso la nostra acqua è arrivata a bollore, quindi dobbiamo abbassare al minimo e settare il nostro timer sui 12 minuti, 13 minuti circa. Io ho messo il coperchio che non va mai alzato, questo perché viene considerata una cottura a vapore, quindi se noi alziamo il coperchio il vapore che è nella pentola esce. Una volta che saranno passati i nostri 12-13 minuti di cottura del riso dovremo lasciarlo per ulteriori 10 minuti, questo per far assorbire l'eccesso di vapore che c'è nella pentola al riso. Il nostro riso quindi lo abbiamo spento e abbiamo aspettato 10 minuti per farlo riposare. A questo punto possiamo finalmente alzare il coperchio e vedere il nostro riso. Lo apriamo un pochino e lo rendiamo così vaporoso, che è quello che è tanto buono da mettere poi nella ciotola e mangiare come riso bianco. Se dobbiamo condirlo per il sushi, dobbiamo farlo entro la mezz'ora. Adesso andiamo a preparare quello che è il condimento per il sushi, quindi il sushi su. Orientativamente le basi sono uguali per tutti ovviamente, perché l'aceto, il sale e lo zucchero sono basilari, però la quantità e il rapporto che c'è tra il sale e lo zucchero può variare da chef a chef, non solo, ma anche da regione a regione. Le proporzioni sono molto facili queste qui perché ho scelto il cup come unità di misura. Per ogni cup quindi di aceto andrete ad utilizzare mezza di zucchero e un quarto di sale. La cosa importante è che una volta che mettiamo questi ingredienti nella pentola per scaldarli non andiamo a cuocerli, è soltanto per scaldare e far sciogliere bene tutti quanti gli ingredienti. Non appena l'aceto è un tiepido caldo potete spengere e continuare a mescolare finché non diventi una soluzione completamente trasparente. Quindi una volta che il sushi su è pronto lo lasciamo un attimino riposare, dopodiché potremo utilizzarlo sul riso. Del riso che abbiamo cotto andiamo a lasciare la parte finale perché potrebbe essere un pochino più scura. A questo punto, come vedete, il riso è caldo perché se lo lasciamo freddare si chiude e non va ad assorbire la giusta quantità di condimento. Non versiamo completamente il sushi su, ma andiamo a metterlo un pochino a pioggia, aprendo poi il riso. Questo perché deve essere ben assorbito da tutti quanti i chicchi allo stesso modo. Adesso il nostro riso è pronto, lo avrete assaggiato, quindi a vostro gradimento vedrete se aggiungere più o meno sushi su. Dovrete coprirlo con un panno umido, questo perché altrimenti il riso si secca, invece noi lo vogliamo mantenere bello umido. E il panno lo potete bagnare con acqua e aceto, così almeno diciamo siamo sicuri che il riso non si attacchi al panno.